Ciao e bentornato. Questa è la sesta lezione del capitolo 13, il capitolo dedicato alle decisioni nelle macro. In questa lezione andiamo a vedere alcuni esempi dell'utilizzo del comando if-then per gestire le esecuzioni di codice. Come abbiamo visto nella lezione precedente, il comando if-then è un comando complesso, ma non così difficile da utilizzare. È un comando che è fondamentale per la gestione del flusso, dell'esecuzione del codice nelle nostre macro. È il comando, uno dei comandi fondamentali per rendere più intelligenti, più performanti e più capaci le nostre macro. Siamo all'interno del Visual Basic Editor. Questo è il file che abbiamo già visto, il file Excel che abbiamo già utilizzato, le decisioni, esempi di codice, e noi siamo nel modulo Histocond if-then. Ci sono gli esempi fondamentalmente relativi al comando if-then. Rivediamo un attimo la sintassi, analoga a quella che abbiamo già visto nella lezione precedente. If-then ha un comando iniziale if che definisce l'inizio della prima riga e delimita appunto la struttura stessa, e poi ha un comando endif che delimita l'ultima riga, ok? Naturalmente il controllo è delimitato, è inserito nella prima riga, è delimitato da if e then, ok? Il controllo va a verificare una o più condizioni e verifica se queste risultano vere. Se risultano vere, esegui il blocco di istruzioni che viene inserito appunto tra if ed endif. Abbiamo visto anche che c'è la possibilità di inserire dei blocchi di istruzioni alternativi. Con il comando else andremo a delimitare quello che è un blocco di istruzioni che verrà eseguito se la condizione iniziale è falsa, o per meglio dire se le condizioni precedenti sono tutte false. Questo perché? Perché in realtà noi abbiamo la possibilità di inserire dei blocchi di istruzioni che vengono eseguiti se condizioni alternative sono state verificate come vere. Ok? Andando a inserire delle righe intermedie che iniziano con else if e inserire dei controlli che vengono delimitati appunto da else if and then. Ok? Ti ricordo che c'è la possibilità di comprimere tutto quello che abbiamo visto in una sola riga, quindi in una sola istruzione. Questi due primi esempi sono esempi molto semplici, ma che ti invito a vedere subito. Primo blocco che fondamentalmente racchiude solamente una riga di istruzione, ok? Come vedi c'è la prima riga che contiene if e finisce con then, e poi c'è l'ultima riga del blocco che indica semplicemente end if. Il controllo non fa nient'altro che andare a verificare charts.count, tu lo conosci già, in realtà charts sono i grafici, le pagine che contengono i grafici, count è fondamentalmente il metodo conta che va a contare gli oggetti di un insieme, in questo caso l'insieme delle pagine con grafici del nostro foglio Excel naturalmente. La riga che viene eseguita fondamentalmente non è nient'altro che una finestra di messaggi che comunica che ci sono n pagine con grafici nel nostro foglio Excel, ok? E invece la riga successiva, ebbene questa riga non è nient'altro che la versione complessa delle tre righe precedenti. Come ti ho già spiegato nella lezione precedente, in realtà questo comando, questo if-then, permette fondamentalmente di comprimere quello che è l'istruzione estesa che io ti consiglio di utilizzare in realtà in una sola riga. Questa versione, diciamo, monoriga ti invito a utilizzarla solamente nel caso appunto in cui le condizioni sono semplici e tu hai una sola istruzione da eseguire se appunto il controllo ti restituisce un valore vero, ok? O al massimo due esagerando, perché ti ricordo che tu puoi concatenare delle istruzioni una dietro l'altra utilizzando due punti. In realtà lo puoi fare normalmente, cioè tu potresti tranquillamente concatenare una serie di righe semplicemente mettendo i due punti e raccogliendoli tutti in una stessa riga, ma cosa che naturalmente renderebbe il codice piuttosto illeggibile, quindi ti sconsiglio di fare. Proviamo a lanciare questa istruzione. Allora, premo F8, siamo nell'esecuzione passo passo, seleziono il puntatore, lo sposto naturalmente verso il basso fino alla nostra riga, ok? Ecco, ti faccio notare la prima cosa è che lui non ha selezionato l'intera riga. In realtà questa non è una sola istruzione, è tutto in una riga, però Excel che lo interpreta tutto in una volta sa benissimo, si rende conto che questa è composta da almeno due istruzioni, ok? Se adesso premo F8, lui farà il controllo che va a verificare appunto che ci siano dei fogli nella pagina. Perfetto. Come vedi è saltato direttamente sulla riga successiva, nel nostro caso l'ultima riga della nostra routine. Questo perché? Perché in realtà il foglio Excel sotto questo foglio Excel non ha pagine con grafici. Se io però torno indietro, perfetto, e modifico, non vado a creare un grafico, modifico il controllo e lo imposto uguale a 0, perfetto, non solo per dimostrarti praticamente che puoi eseguire anche più istruzioni consecutivamente, vado a inserire un'altra message box, ok? Ok, in questo modo ho due istruzioni.
Ecco, siamo di nuovo qui, deve essere eseguita questa istruzione, premo F8 e come vedi il controllo questa volta ha dato come risultato vero. Il puntatore è sempre nella stessa riga, ma è puntato sull'istruzione successiva. Se io premo F8, perfetto, siamo su Excel, siamo passati in automatico su Excel, ci dice che ci sono 0 pagine con grafici nel foglio Excel. Clicco OK, e come vedi siamo tornati indietro, e adesso è selezionata l'ultima istruzione, che è quella che ho inserito io, appunto, e se premo F8 verrà eseguita e mi compare la finestra dei messaggi. Direi che possiamo passare agli esempi. Il glossario ti invito a leggerlo tu con attenzione e passiamo al primo esempio. Questa struttura di if and if sostanzialmente presenta due alternative, cioè due codici alternativi. Naturalmente le istruzioni sono molto semplici, sono due finestre di messaggi anche qui. Tu dirai perché finestre di messaggi? Perché è uno strumento che si vede, ok, che appare, sospende quella che è l'esecuzione e fondamentalmente fa scena, ok? Comunque, torniamo a noi. Abbiamo la solita struttura, la prima riga che inizia con if, come vedi in questo caso si utilizza una variabile risultato, questa viene confrontata con un'altra variabile, limite superiore. Quindi c'è un risultato evidentemente calcolato e un limite superiore, ma come vedi immediatamente c'è un'altra espressione. In realtà le condizioni non sono semplicemente qualcosa confrontato con qualcos'altro, oppure una dichiarazione uguale a qualcos'altro, eccetera, eccetera. In realtà ci possono essere variabili, ci possono essere dichiarazioni, ci possono essere valori e si possono utilizzare operatori non solo matematici, ma in questo caso, per esempio, operatori logici. In questo caso viene utilizzato per concatenare queste due condizioni. Quindi in realtà qui il controllo verifica due condizioni contemporaneamente, ok? E perché dia un risultato vero, ebbene deve risultare vera almeno una delle due opzioni. Approfondiremo tutto questo, ho voluto accennartelo in realtà nel prossimo capitolo quando parleremo in modo approfondito dei controlli e quindi anche delle condizioni degli operatori eccetera eccetera. Okay? Invece l'esempio 2 è un'altra struttura molto tipica che è quella del monoblocco, cioè fondamentalmente l'if-then fa eseguire il codice soltanto alla data condizione. Molto semplice, molto efficace e quella più utilizzata in realtà secondo me soprattutto da principianti. Questo perché? Perché è molto semplice. Ebbene in questo caso c'è un controllo di un input richiesto all'operatore, c'è una variabile campo che è la variabile che ha raccolto il valore, il responso praticamente dell'input. Se questo valore è nullo, fondamentalmente, in realtà questo non è forse il miglior modo, sicuramente non è l'unico per indicare un valore nullo, ebbene esegue praticamente queste due istruzioni. La prima non fa nient'altro che comunicare all'operatore che non ha indicato il campo su cui bisogna fare l'analisi, per esempio, e secondo, e lo abbiamo già visto, sostanzialmente è un comando di uscita. In questo caso appunto il comando non fa nient'altro che arrestare la routine, la macro. La struttura è molto semplice, ebbene il codice viene eseguito solamente a questa condizione, appunto, se questa condizione è vera naturalmente. L'esempio 3 è analogo al precedente, ma è inserito all'interno di un ciclo. In questo esempio 3 c'è un controllo fondamentalmente che viene fatto su tutte le pagine del foglio Excel, e questo controllo va a verificare una proprietà, cioè il nome di quella che è la pagina a cui si sta indirizzando, di una pagina specifica in verità. Questa pagina specifica viene indirizzata grazie appunto alla variabile contatore del ciclo stesso, ok? E la condizione la confronta con un valore che è all'interno di una variabile che è nome pagina dati. E anche in questo caso sostanzialmente, come vedi analogo al precedente, c'è una finestra di messaggi che comunica all'operatore che esiste già una pagina dati con lo stesso nome per poi bloccare l'esecuzione della stessa macro. Ecco, questa in realtà è una struttura molto tipica e anche una strategia tipica, cioè non c'è la condizione iniziale, quindi blocca fondamentalmente l'esecuzione. L'esempio 4 è un esempio un po' più complicato, diciamo che il complicato sta nel fatto che ci sono delle strutture annidate ed è in realtà molto frequente. Cioè c'è una struttura esterna, un if-then esterno, come vedi if conferma uguale vbs then, anche in questo caso è stata chiesta una conferma all'operatore, ecco come vedi conferma input box, vuoi davvero cancellare i contenuti della pagina? Conferma della cancellazione. Evidentemente la macro va a cancellare, a rimuovere completamente quello che è il contenuto di una pagina o parzialmente quello che è il contenuto della pagina, benissimo, se la conferma è sì, ebbene verrà eseguito il codice all'interno, ma il codice all'interno come vedi ha altre strutture. Fondamentalmente queste strutture perché esistono? Sono differenti sostanzialmente. Allora la prima riga non fa nient'altro che cancellare il contenuto delle celle. Queste due strutture sono strutture che vanno a vedere se sono presenti in realtà nel primo caso dei grafici nella pagina, nel secondo caso delle forme, e poi in realtà c'era altro codice che ho rimosso perché sarebbe stata molto lunga, ok? Queste strutture interne non fanno nient'altro appunto che utilizzare quello che è il metodo del gruppo degli oggetti chartObject per andare a verificare se ci sono degli oggetti nella pagina, in questo caso appunto un grafico, dei grafici sostanzialmente, e nel caso appunto ci siano non fa nient'altro che utilizzare un ciclo per andare a rimuovere ogni singolo grafico. Per rimuoverlo utilizza la solita dichiarazione delete, il metodo delete,
Analogo è anche il gruppo seguente. Quindi qui abbiamo due gruppi annidati, cioè il codice di per sé è un codice che verrà eseguito soltanto se l'operatore darà come risposta alla richiesta di conferma sì, altrimenti non verrà proprio eseguito, e nel caso appunto venga eseguito il codice andrà a rimuovere quelli che sono gli oggetti all'interno di queste strutture unicamente se vengono, diciamo, individuati questi oggetti, se vengono percepiti. Per farlo naturalmente utilizzeremo il metodo conta. Questo perché? Perché il metodo conta restituisce un numero che corrisponde al numero di oggetti presenti. Se il numero di oggetti è 0 non ce ne sono, se invece il numero di oggetti è maggiore di 0 ci sono. Vediamo un altro esempio, perfetto, l'esempio 7, sostituisce le formule con i valori nelle celle selezionate. In questo caso è molto semplice, la struttura if then è estremamente semplice, elementare, come vedi il controllo si basa unicamente su quello che è una dichiarazione restituita, diciamo così, da una proprietà. Cioè questo as formula è una proprietà che restituisce vero se appunto il contenuto della cella su cui stiamo puntando, che stiamo verificando sostanzialmente è una formula, oppure restituisce falso che se appunto è il contrario, se non è una formula. Questo per dirti che in realtà le condizioni e quindi i controlli possono essere realizzati e diciamo testati in modo differente. Possiamo utilizzare appunto dei confronti di variabili oppure dichiarazioni contro variabili, possiamo utilizzare vari tipi di operatori oppure semplicemente possiamo utilizzare delle dichiarazioni di proprietà che restituiscono un risultato vero o falso, come in questo caso. E naturalmente questa è inserita all'interno di un ciclo for each next, come vedi la prima riga inizia con for each e l'ultima finisce con next e viene utilizzata una variabile cell, ok, che indica naturalmente l'elemento base di quello che è l'intervallo e come vedi punta su un qualche cosa che è un'altra variabile in realtà. È un oggetto, è un intervallo di celle evidentemente, quindi quello che sta facendo il ciclo è verificare per tutte le celle dell'intervallo di celle appunto bene, il codice all'interno, quindi ripete il codice per ognuna delle celle, che va a sostituire alla formula il valore, niente di più, diciamo così, però viene eseguita solamente a una condizione, quella che abbiamo visto, cioè che ci sia una formula, ok? Quindi se noi abbiamo selezionato un'intera tabella, ma questa tabella contiene sia valori che formule che spazi vuoti, ebbene questa espressione verrà applicata solamente alle celle sulle celle che contengono una formula. Ci sono molti altri esempi, ma ti invito a guardarli tu, ok? A cercare non soltanto di leggerli, ma a cercare di comprenderli. Naturalmente ogni esempio ha una scritta, un commento che spiega all'incirca quello che svolge questa unità funzionale, le singole unità funzionali, però io ti invito a concentrarti più che altro su quello che è la struttura, quindi per andare a riconoscere quello che sono i controlli, piuttosto che i comandi, piuttosto che le istruzioni da svolgere e via dicendo, ok? La lezione direi che può terminare qui e io ti invito a passare alla prossima lezione. La prossima lezione invece ti presenterà una serie di esempi ma relativi al comando select keys. Ti aspetto al prossimo video.